Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio e per chi ci guarderà stasera, buonasera. Siamo qua a parlarvi un attimino della prova a cronometro della Olympic Games di Tokyo 2020. Piccola prepunta su YouTube, questo video non sarà monetizzato come probabilmente i prossimi video del canale, perché abbiamo avuto una diatriba con YouTube e quindi non ci è arrivato un PIN per confermare l'account e quindi tutti i video sono gratuiti, nessuno guadagnerà più niente, quindi l'unica cortesia che vi chiediamo: iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate sotto i video, perlomeno facciamo conoscere Fantasyping a più persone, traiamo vantaggio da questo errore di YouTube. Detto questo, partiamo con un po' di highlights della tappa di oggi. Allora, Hugo Hall, canadese, e The Bod si sono un po' alternati nei vari intertempi. Hugo Hall è stato primo per circa gran parte della prima gara, poi dopo la seconda frazione, la seconda parte di gara ha visto Evenepoel e Uran combattere per il primo posto. Uran ha fatto un grandissimo tempo, è rimasto primo pertanto, e poi sono partiti Calibri Grossi con Dumoulin, che ragazzi ha fatto un secondo posto allucinante, poi primo Roglic, autore di una prova magistrale. Questi sono i tre che sono partiti molto ravvicinati nella parte, diciamo, finale della gara: Dennis, appunto, Roglic e Dumoulin, e questo è l'arrivo di Primož Roglic, che va addirittura a recuperare Asgren e Almeida, che non sono, ecco, i più lenti in assoluto. 1 minuto e 01 rifila Dumoulin, che al momento era primo, e addirittura è ganzissimo perché non si ferma. Asgren 1,48 comunque si piazza nei piani alti della classifica. Almeida male, direi, molto oggi. Bellissimo Roglic che va diritto e non si ferma. Van Aert invece, qua poi ne parleremo, prova abbastanza deludente la sua, le aspettative erano altre, e qui godiamoci un attimino 1 minuto di Filippo Ganna. Le aspettative erano alte, a medaglia ci si poteva arrivare, diciamo, però forse deludente, forse percorso troppo duro, forse si è dedicato troppo alla pista. Speriamo che vinca qualche oro e quindi ha un po' tralasciato. Comunque Ganna passa a 22,1 km, quindi a metà percorso, 8 secondi dal primo intertempo. Comunque era già dietro a Roglic, a parte il primo intertempo, poi è sempre stato dietro, e poi se l'è giocata all'ultimo con Dumoulin, Kung e Dennis per poter prendere una medaglia. Il ritardo di Roglic già a pochi chilometri dal traguardo era già oltre i 40 secondi, arriva con 1 minuto e 05 in quinta posizione. Questo è il podio, Roglic che esulta con Dumoulin e Dennis, secondo Dumoulin e terzo Dennis. Roglic quasi incredulo, anche se ha fatto una prova stratosferica, e qui è Roglic con la medaglia d'oro che esulta. Questo è il podio finale della time trial di Tokyo 2020. Oro Roglic, argento Dumoulin e terzo Rohan Dennis. Ragazzi, che c'è da dire? Cosa vogliamo aggiungere? Mullah, tocca a te, io ti vengo a ruota. Va bene, allora, io senti, ti vengo a ruota, sai perché? Aspetta, perché ti dico che ti vengo a ruota? Perché intanto vai a fare una crono che vale un'Olimpiade, cioè una cosa importante, con degli intervalli di partenza così irrisori, e ti trovi una classifica tutta ravvicinata. Spettacolo no, cioè, secondo me è una boiata. Io non ho capito perché hanno fatto questi intervalli risicati, come se fosse un prologo da 8 km. Però va bene. Soprattutto Roglic ha recuperato tanti di quegli atleti veramente, anche dei. Ma guarda che ti fa bene recuperare gli atleti, ragazzi, ti fa bene recuperare gli atleti. Roglic è fortissimo, non lo metto in dubbio. Ti fa bene con tutti gli atleti che hai recuperato. Tu hai guadagnato secondi su secondi. Cioè, non sto dicendo che Roglic è un vincitore delle balle, anzi è uno dei migliori cronomen al mondo. Mettiamolo subito per iscritto, perché già quando ho parlato di Van der Poel, tutti gli ignorantoni che si fermano a sentire le prime 3 parole non hanno la capacità di ascoltare la quarta e la quinta e capire il discorso. Quindi qua diciamo le cose come stanno. Se tu fai degli intervalli del genere, è chiaro che se parti per settultimo, hai molti più vaggi, resta uno che parte per ultimo e non ha riferimento. Basta. Scusa Mullah, tutta tua. No, va bene, cioè ci sta tutto, però
Io, cioè, non sono stupito da Roglic perché avevo già detto in tempi non sospetti che secondo me si erano divisi gli obiettivi con Pogacar, e Pogacar avrebbe puntato la corsa in linea, poi l'ha persa, però insomma avrebbe potuto anche vincerla. E Roglic dopo il Tour si è preparato bene per questa e cioè, sono d'accordo con tutto quello che dite, però quando vinci con un minuto di distacco vuol dire che sei più forte nettamente, perché cioè, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto sono tutti lì più o meno come distacchi. È lui che ha fatto la differenza rispetto agli altri, cioè a tutti gli altri, quindi secondo me aveva proprio un passo in più e più soprattutto aveva voglia di rivalsa, diciamo, dopo la caduta del Tour, tutte le vicissitudini che erano seguite. Quindi secondo me, insomma, è Allora, un vi chiedo un distacco è un commento, vi distacco chiedo che un non lascia commento. spazio alle polemiche, secondo me. Sì, sì, vi chiedo un commento infatti su quest'ordine d'arrivo. Ve lo leggo i primi, diciamo, 20 della classifica. Allora, Roglic, velocità 55 minuti e 04, average speed 28, 48.160, con un percorso che presentava più di 800 metri di dislivello, e poi ne parliamo. Tom Dumoulin 1 minuto e 01, Dennis 1 minuto e 04, Kung praticamente questione di centesimi dietro a Dennis, Ganna a 2 secondi dal podio 1,06, Van Aert diciamo, quindi fino a Ganna se la sono giocata perlomeno per il podio, Van Aert 1,41, poi vi dirò cosa ha detto nell'intervista, 1,41 è altino, Asgren ha fatto diciamo, ecco questo me l'aspettavo, 1,48, e poi molto più distanti, sopra i 2 minuti, Uran, Evenepoel, Bevin, Bettiol 11esimo, parte bene e poi cala nel finale, Thomas abbastanza sottotono, Hall che comunque era partito bene, è stato davanti per parecchio all'inizio del time trial era primo, De Bod 14esimo, Schachmann 15esimo, Almeida più o meno col solito ritardo di Schachmann 16esimo, quindi fuori dai punti fantasacchi, Cavagnà abbastanza male, ma questo il percorso era molto difficile per le caratteristiche di Cavagnà, Bodnar, Ant e Vlasov a 3,51. Da notare che Jonis Aguirre non ha finito la prova, DNF, quindi di not finish. Rishi Port è andato molto male. McNulty, visto la prova, e poi ne parliamo, perché quelli che hanno fatto una buona prova l'altro giorno probabilmente hanno perso tante energie nella prova su strada, e un McNulty che si era visto con una gran gamba, che ha preso quasi 5 minuti dal Roglic, mi sembra strano, quindi probabilmente tutti hanno pagato la prova. Lutsenko che si era preparato prettamente per invece la crono, malissimo, 7,17, direi proprio ammollato. Anche Ecco. Rishi Port, male, Sì, Cavagnà, ci sono delle delusioni grosse. sì, ricordiamo che poi non abbiamo ricordiamo, dato top e flop perché essendo sì, ma gara time trial aspetta, categoria 5. ricordiamo che alcuni secondi nomi delle varie nazioni che avevano due corridori avevano un secondo nome forzato per i posti, cioè non è che hanno sempre portato migliori, perché in Italia cioè, Bettiol non è il secondo cronome migliore, ma c'era già il suo posto, quindi il discorso era questo. Quindi sai, su Ricci Port, su altri o Luchenko non possiamo puntare il dito contro, Peracci. Lo stesso vale anche per McNulty, cioè McNulty aveva già fatto la prova su strada, si era sfiancato, è normale che tu arrivi a un cronometro del genere debrato. Lo stesso Van Aert. Ma sai Va bene, Marcello, con 4 giorni, allora avendo visto la prova di Evenepoel l'altro giorno che non ha fatto chissà cosa, noi si pensava che avesse risparmiato le energie per fare una crono a tutta o comunque forse non ne giocarsi il aveva. podio, e invece sembra che non ne aveva. Van Aert e McNulty, di quelli diciamo pronosticati, si pensava che 4 giorni fossero abbastanza per recuperare le energie, in realtà non è stato così. Van Aert ha dichiarato Van Aert ha fatto il tour, è distrutto, ha fatto un tour della Madonna Van Aert, cioè era completamente distrutto, cioè lo sforzo l'ha fatto per la gara in linea, per la gara su strada in linea, il cronometro è fisiologico non averne più. sì, infatti Cioè, Marcello questo... Van Aert ha dichiarato che in pratica appena è partito, dopo i primi chilometri, non aveva neanche bisogno del riferimento tempistico degli intermedi, perché ha capito che tra la prima parte collinare, poi il pezzo in pianura e la seconda collinare, in quel pezzo in pianura si è accorto che non riusciva a spingere
e lì praticamente si è accorto che non andrà, che non poteva andare poi a ha guidare. avuto anche crampi, ho sentito. Sì, Quindi, poi ha avuto anche crampi cioè, nella parte centrale. ragazzi, Van Aert ha fatto la corsa in linea, praticamente una corsa in linea mostruosa, Sì. Da forse solo. anche troppo, tutto da solo, e non ha centrato la vittoria, però più per sfortuna e per altri motivi che per altri, quindi ha pagato, dai, ha pagato uno sforzo mostruoso. Marcello, E poi, scusate, e poi l'altro ieri è andato di notte a togliere la rampa nella prova in linea, quindi poi è nella prova vero, di mountain bike, cioè ha scombussolato anche il suo sonno, è vero guardate. Marcello, giusto, ha perso una notte ha di perso la sonno, notte sì. a togliere la rampa a Van der Poel. Detto questo, Marcello, andiamo un po' sulla parte di un po' di polemiche che ti ho sentito in chat tra di noi, un po' acido al riguardo. Su questo Ganna invece cosa c'è da dire, Marcello? Allora, io su Ganna parlerò in maniera dopo l'inseguimento a squadre. Quindi parlerai dopo l'inseguimento a squadre e ti disponerai. Sì, perché però si va adesso... a completare un discorso. Io non so che Ganna è il cronoman più forte degli ultimi 2 anni in assoluto. Il percorso era comunque tutto sommato duro per lui, però il fatto che lui non abbia fatto il Tour de France non ha portato benefici. Io spero di venire zittito in maniera prepotente con un argento o con un oro nella prova di inseguimento a squadre. Nel momento in cui il quartetto italiano vincerà l'oro o l'argento nell'inseguimento a squadre, io dirò: Ganna ha fatto un mese della Madonna a prepararsi per la prova su pista. Ora come ora sono contento per quello che ha fatto Ganna, cioè lui praticamente era quasi sul podio, ragazzi, cioè il podio l'ha perso per un'inezia, 2 secondi, cioè, 2 secondi. Ragazzi, ha perso un podio per 2 secondi, 55 minuti di gara, cioè è per uno starnuto, una roba del genere, cioè lui ha fatto una gara della Madonna, una gara difficile, ha fatto una gara con un profilo molto difficile per lui, cioè questo era un profilo per Roglic, per Pogacar, ma addirittura per la Philippe di 3 anni fa una crono del genere avrebbe fatta la stragrande. Cioè ragazzi, non è un cronometro facile per Ganna, forse lo si era caricato un po' troppo di aspettative perché non aveva perso una crono che sia una. Questa era più difficile di Imola come cronometro, in condizioni climatiche di temperature e di umidità estreme. Cioè ragazzi, io adesso lo difendo Ganna, però parliamo anche di pianificazione tutto, perché tu devi arrivare alle Olimpiadi del comparto strada con i migliori in assoluto sia nella prova in linea che nella prova cronometro. E mi fermo qua, ne parliamo dopo l'inseguimento. Quest'anno Ganna era andato, forse gli unici passi falsi che aveva fatto erano stati tra Tirreno Adriatico e Tour de Romandie, perché Tirreno Adriatico era arrivato terzo al San Benedetto del Tronto, alla crono finale, poi era arrivato nono al prologo a Romandia e 10° all'individual time trial del Tour de Romandie, l'ultima tappa. Quindi il segnale non è che quest'anno non ha fatto passi falsi, li ha fatti, però poi al giro aspetta, dai, ora non esageriamo. Ganna, Ganna per me è il più forte e rimane il più forte cronoman in assoluto al mondo anche su questi tipi di percorsi. Basta che non ci sia una cronoscalata e poi può vincere tutto, qualsiasi gara contro chiunque avversario. Era solo per precisare quello che ha detto Marcello, che ha detto che quest'anno non ha avuto passi falsi. Il problema è che i passi falsi ci stanno sempre, cioè non è quello il problema. L'indicazione più precisa era arrivata col 4° posto al campionato italiano, che è più recente, e non è riuscito a recuperare quel gap lì. Probabilmente, è chiaramente per il discorso della pista, la preparazione della pista gli ha levato qualcosa. Ricordiamo infatti Mullà che al campionato italiano primo Sobrero, secondo Affini, terzo Cattaneo, quarto Ganna, quindi Ganna ha preso 53 secondi da Sobrero. Non è riuscito a recuperare completamente quel gap che aveva lì al campionato italiano, e io dico vincerà sicuramente, spero una medaglia nella pista,
Però peccato, perché questa secondo me con Ganna era una medaglia che doveva essere d'oro, secondo me, cioè, io la vedo così, poi magari mi sbaglio, cioè io da Ganna mi aspetto la medaglia d'oro, non una medaglia 2 secondi, non me ne frega niente. Per me è il più forte di tutti e Sì, deve quello... vincere, punto. Allora, Non anch'io sono non ci d'accordo sono con te. discorsi. Secondo me Ganna è il più forte di tutti al momento. È chiaro che quest'anno, come dicevo prima, ci sono stati dei passi falsi a Crono, mentre era già tanto che le vinceva tutte. Quest'anno è sembrato, soprattutto al campione italiano, che è diciamo semi-recente, è sembrato appunto aver perso qualcosina. Poi Ma me ne ha magari... vinte tante però quest'anno, l'ha vinte queste. Poi alcuni momenti, chiaramente, dove magari si concentrava soprattutto sulla pista, magari ha perso qualcosa su strada, ma alle cronometro le ha vinte, cioè è il più forte, cioè Allora, questo che va a chiarire. analizziamo, guarda, giusto per in chiusura, analizziamo gli ultimi 2 anni di Ganna a Crono, no? Allora, Marcello è stato censurato? no, ora Allora, è tornato, era stato censurato, adesso è No, tornato. A no, parte... è tornato. Allora, il Mullah, ricordiamo una cosa, oltre ad avere un ruolo spirituale all'interno di Fantacycling, ha anche il ruolo giudizioso, perché lui è un docente, un educatore, quindi quando io esagero un attimino mi censura e quindi me ne vado. no, No, non è Questo vero. succede. Marcello, Non ho questo potere. stavamo analizzando gli ultimi 2 anni di Ganna. Il 2020, a parte l'iniziale crono alla Vuelta San Juan, poi praticamente l'ha vinte tutte per tutto l'anno. Il 2021 era iniziato sempre strabene, perché aveva vinto in Francia una crono al Tour du Gard, al Y Tour ugualmente aveva vinto la crono, poi alla Tirreno Adriatico, al Tour de Romandie, come ho detto prima, non era andato, diciamo, benissimo. Poi si è rifatto al Giro vincendo appunto 2 crono, però al campionato italiano poi è tornato a non essere brillantissimo, ad arrivare quarto. Anche a Romandie. Perché? Come te lo spieghi? Sì, Col fatto che la preparazione era in alcuni momenti incentrata sulla pista e quindi perdi qualcosa su strada, ma questo non toglie che lui sia il più forte cronoman del mondo. Quindi E diciamo, come ha detto Ma lo Marcello, è il più forte cronoman del mondo. Ganna è il più forte cronoman del mondo. Il percorso di oggi era complicato per lui, però domabile, perché comunque, l'ho detto prima, quello di Imola non era così difficile, non era molto più facile di questo, era più facile. Però un Ganna in forma oggi avrebbe fatto i numeri, ma io su Ganna mi esprimo dopo l'inseguimento a squadre. bravo Adesso Marcello, dico soltanto che è il più grande cronoman al mondo, punto. Infatti è così, nel senso, secondo me bisogna un attimino, ok, è arrivato quinto, a 2 secondi dal podio, secondo me ci poteva stare la medaglia di bronzo o d'argento, non era così impossibile, anche se si è preparato per la non ci pista. interessa, Però, la lo so, medaglia. però ora battere Roglic oggi era veramente dura, secondo me, veramente, veramente dura. Poi un po' per il recupero degli avversari davanti, come ha detto Marcello prima, sei stato un po' favorito, vuoi per una gamba stratosferica, poi per tante cose Roglic si è concentrato, probabilmente ha tratto vantaggio da quello che gli è accaduto a Tour de France, ritirandosi e preparando prettamente la crono, forse, non lo so. Fatto sta che Ganna, per un giudizio globale, come dice giustamente Marcello, aspettiamo un attimo, perché se in pista fa scarcelli no, ma io non e ti ti sto parlando vince, della chiaramente pista. ha fatto una scelta lui, ha fatto una Io sono qui a scelta, ha parlare preferito l'oro di io sono pista qui a invece che parlare l'oro di strada. appunto, siamo qui a parlare della crono su strada, una crono su strada. Io mi aspetto l'oro da Ganna e non c'è stato, per vari motivi, altri obiettivi, altre situazioni, però l'aspettativa era giusta, cioè anche Venepool ha detto che oggi pensavano che i corridori più pesanti avrebbero avuto più difficoltà, invece davanti c'è Dumoulin, c'è Dennis, c'è Kung, cioè ci sono gli specialisti, Ganna quinto, cioè non ci sono gli scalatori. Stiamo parlando di 1,90 m, allora, robe da 1,90 m. Infatti Marcello e il percorso andava bene, ragazzi. Perché sinceramente, allora, se davanti c'erano tutti i corridori tipo Roglic, uno diceva ok, il percorso era effettivamente duro. Vedere invece... Dennis non è che negli ultimi periodi ha bananellato prestazioni stratosferiche, alti e bassi anche lui,
Dennis lì davanti, Kung che era sì in forma al Tour de France, ha fatto delle ottime crono, però comunque è un torello anche lui. Ganna idem come fisico, quindi vedere quei corridori davanti, Van Aert forse è la delusione del giorno. A vedere Van Aert però è spiegabile, capito? Però è spiegabile, cioè, certo. Anche Ganna è spiegabile, ma da tifosi noi ci aspettavamo qualcosa di più, ma da tifosi, poi chiaramente avrà fatto le sue scelte e verrà premiato in altre situazioni. Da tifosi e da appassionati comunque di ciclismo in generale, ma soprattutto su strada, è chiaro che un quinto posto ti lascia un po' di delusione. Ma da parlando tifosi, del fantacycling ti lascia deluso, perché il fantacycling su pista non c'è solo su strada, appunto. Va bene, allora come ha detto Marcello, sto sentendo dei rumori come dei leoni, mi sentite? Sì, ti sentiamo. No, ti dicevo, come ha detto Marcello, no, il discorso è che secondo me adesso dobbiamo cominciare a fare i pensierini per il Natale, cioè i regali di Natale per i nostri amici corridori che hanno fatto la cronometro in questi giorni. Io a Evenepoel gli regalo una bella tutnifuga per evitare che si scusi, perché questo è un anno orribile per lui, poveraccio, quindi gli regaliamo una bella tuta ignifuga come quella dei piloti di Formula 1, ok? A Dumoulin gli regaliamo un bel naso come il mio, andiamo a Collodi, glielo prendiamo, tanto non è lontano da Lucca, e ci facciamo raccontare un po' com'era sta storia della depressione, della difficoltà nell'allenarsi e del ciclismo, quanto gli facesse male. A Roglic gli regaliamo il casco dello scorso anno della penultima tappa del Tour de France, perché evidentemente è l'unico modo per renderlo durabile, quindi gli regaliamo quel casco da uovo. A Lutsenko e a tutti quelli della Stana gli regaliamo nuovamente Vinokurov, perché se non hanno Vinokurov non vanno più, e non so, scrivete sotto nei commenti che regali di Natale dobbiamo fare, ci portiamo avanti anche al 28 di luglio. Vorrei aggiungere che a Almeida gli regaliamo un pacco vuoto. Un pacco vuoto con le foto di Federico Creatini in topless. Il carbone. No ragazzi, allora siamo in conclusione, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate della prova di Roglic, soprattutto di Ganna, se per un giudizio come pensiamo sia giusto bisogna aspettare le prove su pista e poi da lì trarremo le conclusioni. Per il resto iscrivetevi al canale, commentate sotto il video, condividete, mettete mi piace, perché non guadagniamo, ma perlomeno ci aiutate a far conoscere Fantacycling e la community un po' a tutti. Marcello si è già dissociato da questo video, io e il Mullah vi salutiamo, alla prossima.